ho iniziato a dedicarmi un pochettino a quelli che potevano essere i miei hobby, ho iniziato anche a dipingere, a fare dei quadri, a fare qualcosa per me. Il giorno prima io avevo un leggero dolore sul petto. Ovviamente ho chiamato mia moglie, ho detto guarda mi sento un po' strano, portami subito all'ospedale perché mi sento questo dolore. Essendo fifone mi ha subito portato. Ho raccontato l'episodio al pronto soccorso, i quali mi hanno visitato, mi hanno tenuto un giorno, si può dire, sotto osservazione. Mi hanno lasciato andare a casa completamente a posto, senza nessun sintomo, senza niente. Ero perfettamente sano, secondo loro e anche secondo me. Che il giorno 2 di maggio del 2017 mi sono alzato, mi sono vestito, mi sono lavato, ho fatto le cose quotidiane e a un certo punto ho detto a mia moglie non mi sento molto bene, mi sento un po' strano. Il tempo di dire questo sono crollato come una pera cotta. Immediatamente crollato, le gambe non rispondevano più. Ho sbattuto anche la testa e mentre cadevo ho detto a mia moglie chiama l'ambulanza. I medici continuavano a dirle signora guardi non sappiamo che cosa sia, però siamo preoccupati perché non riusciamo a capire esattamente di che cosa si tratta. Io avevo solamente la testa che funzionava, la mente che funzionava, il cervello che funzionava, ma oramai io non muovevo più nulla, ero prigioniero del mio corpo, non parlavo, perché ovviamente ero stato intubato, non parlavo, non dicevo più nulla e le uniche cose che facevo, che potevo fare, era battere i denti. Il neurologo ha detto a mia moglie dobbiamo subito trasferire il reparto di rianimazione perché il blocco sta salendo e se blocca anche il diaframma rischiamo veramente grosso. Io non sentivo proprio niente, non sentivo proprio il mio corpo, niente. Mentalmente dicevo, devo muovere i piedi, ma quello che diceva il cervello non arrivava assolutamente ai piedi. La dottoressa del reparto di rianimazione è passata, ha spiegato un pochettino che cosa avevo avuto, mi ha raccontato, mi ha detto però non si preoccupi che si guarisce, è una cosa dalla quale si guarisce. E questa speranza era l'unica cosa alla quale io mi sono aggrappato in quel periodo. Perché non avevo altro. Da lì non esci solo credendo in te stesso e credendo in quello che ti dicevano i medici. Mi dicevano che ne sarei uscito e mi dicevo se me lo dicono devo uscirne. Continuavo ovviamente a chiedere al medico della rianimazione ma quando uscirò? Non te lo so dire, mi dicevano, ma ce la farai. Io avevo una paura tremenda del buio, tremenda della notte, avevo paura di non dormire, volevo dormire la notte perché sapevo che, mi dicevo, se devo guarire vorrei che il tempo corresse e la notte per me era un incubo. Mi spostavano in carrozzella, riabilitazione, mi sollevavano con il sollevatore, mi portavano sul letto, mi portavano sulla carrozzella, mi usavano solamente così. E finalmente al mese di settembre ho iniziato a vedere che la fisioterapia dava i suoi segni. Le mie gambe iniziavano a fare dei movimenti che prima non facevo.
Un giorno, mentre camminavo con il girello con le stampelle sotto, aveva messo le stampelle più basse, per cui io dovevo far forza solo io con le mie mani. Io non me ne ero accorto. Dopo aver fatto il giro mi ha detto: Carlo, ti sei reso conto che cosa hai fatto? Dico, quello che facevo ieri. Dice: no, ieri avevi le stampelle che ti sorreggevano, oggi non avevi le stampelle. È stato per me la liberazione di un incubo tremendo, perché mi avevano detto: non sappiamo se riuscirai, le alternative sono che devi portare il catetere per tutta la vita, oppure che ti devi ogni 2 ore fare un'operazione che mi permettesse di liberarmi. Il mio fisioterapista attuale dice: tornerai a sciare. Ci credo poco, però lo prendo come augurio. Non mollare mai, non dire ecco non ce la faccio, perché non è quella la strada. Bisogna stringere i denti e andare avanti. E alla fine ce la fai, alla fine devi farcela. Devi farcela, devi credere in te stesso, devi aver fiducia, non devi darla vinta, porco Giuda.